Ciao ragazzi! Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video, ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividere questo contenuto con gli amici che amano seguire ogni sfumatura del mondo delle stelle. Grazie di cuore per il vostro sostegno, perché senza di voi questa famiglia non esisterebbe. Oggi l'aria vibra di sussurri, sospiri trattenuti e commenti che scaldano i social. Il nome che domina tutte le conversazioni è quello di Demet Özdemir, mentre l'ombra magnetica di Can Yaman attraversa la scena come un brivido in controluce. Negli ultimi giorni il loro legame, mai del tutto chiarito eppure sempre presente come una canzone che non smettiamo di canticchiare, è tornato a incendiarsi. E non per uno scatto rubato o per un video improvviso, ma per una voce che arriva da vicino, da un nucleo familiare che Demet ha sempre protetto con discrezione. Secondo indiscrezioni trapelate in una cerchia ristretta, il padre di Demet avrebbe espresso parole durissime proprio in merito alla presunta relazione tra sua figlia e Can. In un confronto confidenziale, raccontano, avrebbe pronunciato una frase netta, quasi scolpita nella pietra: «Non permetterò mai a mia figlia di avere una relazione con quell'uomo». Una frase che, se confermata, non è solo un colpo di scena, ma un terremoto capace di spostare equilibri già fragili, di rimettere in discussione gesti, foto, silenzi e baci rubati in memoria collettiva. È impossibile non ripensare a come tutto sia nato, il loro incontro sul set, la complicità che sembrava crescere tra una pausa caffè, un dialogo provato più volte, una risata condivisa senza calcolo. I fan raccontano ancora oggi di quelle prime immagini dietro le quinte, dei video dove Demet e Can, inconsapevoli dell'obiettivo, si scambiavano sguardi eloquenti e una vicinanza che sapeva di promessa. Con il tempo, il confine tra personaggio e persona si è sfilacciato, e le riprese hanno lasciato spazio a una relazione che molti hanno letto come reale, intensa, ma non sempre pronta a essere compresa. Ogni scatto diventava una prova, ogni silenzio un indizio, ogni passo un messaggio. Eppure, dietro l'incanto, c'è anche una realtà fatta di pressioni, aspettative e famiglie che osservano, giudicano, temono. Le parole attribuite al padre di Demet, secondo chi sostiene di averle ascoltate, nascono da una preoccupazione antica: proteggere la figlia dalle onde alte della fama e dai titoli rumorosi. Non sarebbe una questione di antipatia personale, quanto il timore che una storia così esposta, così discussa e desiderata dal pubblico, possa finire per ferire. La convinzione, mormorano i ben informati, è che il flusso costante di polemiche legate al nome di Can Yaman, la sua presenza ingombrante sui media e gli inevitabili contrasti che attraversano le vite estremamente pubbliche, possano trasformarsi in un peso per Demet. E in quella frase, «non lo permetterò», sembra risuonare l'eco di un padre che stringe i pugni e vorrebbe fermare il tempo, riportare la figlia nell'unico luogo dove nessuno può farle male. Demet, raccontano amici e colleghi, ha ascoltato tutto questo con il cuore a metà. Da una parte l'attrice capace di reggere ruoli complessi, di sorridere sotto i riflettori, di entrare in scena con la grazia di chi ha imparato a camminare dentro i sogni. Dall'altra la donna che desidera decidere da sola, costruire la propria vita privata senza doverla spiegare, difendere la propria sensibilità. Negli ultimi giorni, chi lavora con lei sul set e dietro la macchina da presa ha notato un cambiamento quasi impercettibile. Demet risponde alle domande con delicatezza, ma lascia che certe curiosità scivolino via. Ha ridotto gli incontri informali con i giornalisti, si è concessa silenzi più lunghi, ha scelto di non offrire parole che potessero essere interpretate come conferme o smentite. Il suo sguardo, dicono, è diventato più concentrato, come se stesse misurando ogni passo, sapendo che ogni passo fa rumore. E Can? L'uomo che, nel bene e nel chiacchiericcio, non passa mai inosservato, questa volta ha preferito non pronunciare neppure una sillaba pubblica. Nessuna dichiarazione, nessun commento, nessun post che lasci spazio a interpretazioni. Un silenzio che divide. Per alcuni è la scelta giusta. Il modo più discreto per evitare che una questione familiare diventi uno spettacolo di piazza. Per altri è un silenzio strategico, il desiderio di aspettare il momento più opportuno per dire la sua o il tentativo di proteggere Demet da ulteriori pressioni.
Alcuni editorialisti di gossip, che conoscono bene la grammatica del non detto, ipotizzano che Khan stia consapevolmente evitando di aggiungere benzina al fuoco, per impedire che la situazione degeneri oltre misura. Che stia, con una calma studiata, lasciando che l'onda passi prima di affrontarla. Intanto, i social sono diventati un'arena affollata. Nei commenti scorrono due pensieri opposti che si alternano come maree. Da una parte, chi difende a spada tratta il diritto di Dimet di scegliere a chi aprire il proprio cuore, ricordando che una donna forte e indipendente non ha bisogno del permesso di nessuno per vivere i suoi sentimenti. Dall'altra, chi sostiene la posizione della famiglia, convinto che la protezione genitoriale, specie davanti a una tempesta mediatica, sia preziosa e necessaria. Frasi come "Dimet è grande abbastanza per decidere" e "la famiglia vuole solo il suo bene" rimbalzano in ogni lingua, decorate da vecchie immagini della coppia, da clip emozionanti, da cuori che compaiono e scompaiono come scintille in una notte agitata. Ci sono poi le foto che continuano a riaffiorare, quelle scattate nei corridoi tra una scena e l'altra, nelle pause rubate al trucco e ai cambi d'abito. Immagini in cui le loro mani sembrano sfiorarsi con naturalezza, in cui una risata contagiosa annulla la distanza, in cui la complicità appare come la cosa più semplice del mondo. Quelle foto, postate, ripostate, analizzate, restano il carburante di un racconto che il pubblico ama inseguire. Un bacio di scena finisce per assomigliare a qualcosa di più, uno sguardo pare confessare ciò che le parole non dicono. E ora, con le nuove indiscrezioni sulla contrarietà del padre di Dimet, quelle stesse immagini acquistano un sapore diverso. Per alcuni confermano la forza di un sentimento che resiste a tutto, per altri sono il segno di una storia che rischia di sfilacciarsi sotto l'attrito della realtà. Chi conosce Dimet parla di una sensibilità luminosa. Lei che sa ridere in modo contagioso e piangere solo quando nessuno guarda. Lei che ha costruito passo dopo passo un'identità artistica rispettata, fatta di disciplina, passione e gentilezza con tutti. L'idea che le critiche in famiglia possano tagliarla come una lama sottile inquieta i fan, che nelle ultime ore hanno iniziato a mandarle messaggi di sostegno, fotografie con dediche, parole che cercano di diventare un abbraccio. Si percepisce un'onda di protezione collettiva, come se l'intero pubblico volesse dirle: prenditi il tuo tempo, scegli per te, non per noi. Di fronte a tanta agitazione, la domanda che più rimbalza è semplice e dolorosa: cosa succede adesso? Se davvero il padre di Dimet ha posto un confine tanto severo, quel confine diventerà un muro o una linea da ridisegnare? Khan accetterà di restare nell'ombra finché la tempesta familiare non si placa, o deciderà di aprire uno spiraglio, di raccontare con misura, di spiegare che la sua intenzione non è ferire ma proteggere? Nessuno può dirlo con certezza. Le storie sincere, quando toccano nervi scoperti, hanno bisogno di respirare senza microfoni puntati addosso. Nel frattempo, nelle redazioni dei programmi di intrattenimento e nei corridoi dei magazine, i telefoni squillano e le scoops si rincorrono. C'è chi giura di aver visto Dimet allontanarsi da un evento con aria assorta, chi racconta che Khan avrebbe rimandato alcune apparizioni non indispensabili per evitare fraintendimenti. Altri smentiscono, dicendo che tutto fa parte della routine di due professionisti molto impegnati. In mezzo a queste versioni, resta però il punto cruciale: quelle parole attribuite al padre di Dimet hanno acceso una luce cruda, e la coppia, reale o no, deve adesso attraversarla senza bruciarsi. È anche utile ricordare come i tempi abbiano insegnato a entrambi a convivere con l'attenzione incessante. Khan conosce la potenza e il pericolo dell'esposizione mediatica, sa come un gesto possa essere estrapolato e trasformato in un titolo, come un sorriso possa diventare un capitolo di un romanzo che altri scrivono. Dimet, dal canto suo, ha imparato a separare la scena dalla vita, a mettere un confine dove la curiosità non dovrebbe oltrepassare. Eppure, quando a parlare è la famiglia, ogni confine si fa più sottile, perché l'amore che protegge può talvolta confondersi con la paura che trattiene. Tra gli addetti ai lavori c'è chi mormora che questa possa essere la prova del 9, se il loro legame è davvero come molti lo immaginano, troverà una forma per sopravvivere, forse cambiando ritmo, forse chiedendo un po' di spazio. Se invece è stato soprattutto il pubblico a ricamare una storia a partire da intese professionali e sussurri di corridoio,
allora l'eco di questo clamore si spegnerà pian piano, lasciandoci una lezione su quanto sia facile scambiare la luce della scena per il sole del cuore. Intanto Dimet, raccontano, si dedica con ostinazione a ciò che conosce meglio, il lavoro. L'impegno sul set diventa un rifugio, il copione una bussola. Non è fuga, ma un modo per ricordare a se stessa chi è, prima di ogni etichetta. Tra una ripresa e l'altra rispetta il silenzio, ma non smette di sorridere al team, di ringraziare chi le è accanto, di costruire una normalità preziosa. E quando, inevitabile, qualcuno le chiede di Khan, lei sceglie l'eleganza del non detto. Un lampo negli occhi, un "ma adesso pensiamo al progetto", che sa di promessa a se stessa più che di rifiuto. Khan, dal canto suo, appare come un uomo che misura le parole, che conosce la forza di un gesto volutamente mancato. Nessun post allusivo, nessuna frase ammiccante. Un profilo basso che contrasta con la sua immagine pubblica spesso abituata al carisma e al palcoscenico. È come se stesse dicendo senza dirlo, non è il momento di esporre, è il momento di custodire. Un messaggio che alcuni leggono come protezione, altri come distanza. Ma in entrambi i casi, il risultato è lo stesso. I riflettori restano puntati, e l'attesa cresce. Sui social, le fanpage si accendono di dibattiti. C'è chi pubblica collage di momenti di tenerezza, ricordando che l'intesa tra Dimet e Khan non è un'illusione, ma qualcosa che si è visto, che si è sentito quasi sulla pelle. C'è chi, invece, invita alla prudenza, ricordando che nessuno di noi è seduto a quel tavolo di famiglia, nessuno ascolta le conversazioni pronunciate a bassa voce in cucina, nessuno conosce davvero le paure di un padre e i sogni di una figlia. In mezzo, una maggioranza silenziosa che chiede rispetto e pazienza, perché le storie vere hanno bisogno di luce gentile, non di fari abbaglianti. Se dovessimo leggere questa vicenda come una sceneggiatura, saremmo forse nel punto di svolta, quel momento in cui i protagonisti capiscono che il loro destino non dipende solo da ciò che provano, ma anche da come decidono di raccontarlo al mondo. E qui c'è un dettaglio che vale la pena sottolineare: nessuno dei due ha mai cavalcato lo scandalo per conquistare l'attenzione. Quando la tempesta si avvicina, Dimet e Khan tendono a ripararsi, a fare un passo indietro, a parlare con i gesti più che con le parole. Forse è per questo che piacciono così tanto, perché, al di là dell'icona, si intravede la fragilità di due persone che provano a proteggere qualcosa di delicato in un luogo dove tutto viene amplificato. E allora, torniamo a quella frase che risuona come un gong. Non permetterò mai a mia figlia di avere una relazione con quell'uomo. È una frase che fa male, soprattutto se immaginata nel cuore di Dimet. Ma è anche una frase che appartiene a un mondo di paure, di responsabilità, di storie familiari che non conosciamo. Cosa penserà Khan ascoltandola? Forse stringerà i denti, forse capirà il senso profondo di un padre che cerca di proteggere. E forse, più avanti, quando il rumore si sarà attenuato, ci sarà spazio per un incontro quieto, per parole più morbide, per il riconoscimento reciproco che l'amore, quando c'è, non toglie niente ma chiede tanto rispetto. Per ora, resta un presente fatto di sospiri trattenuti, telefoni che vibrano, messaggi che arrivano in privato, inviti a non commentare. Resta il profumo di una storia che non vuole essere schiacciata dai giudizi. Resta l'immagine di Dimet che lavora in silenzio e di Khan che attende nell'ombra. Resta la domanda che nessuno può spegnere: ciò che abbiamo visto negli occhi di questi due artisti era solo finzione o c'era del vero? E se c'era del vero, avrà la forza di superare anche questa prova? Noi, da parte nostra, continueremo a seguire ogni passo con la cura che merita, senza urlare più del necessario, senza spingere oltre una porta che forse ha bisogno di restare socchiusa. Il pubblico merita la verità, ma la verità ha bisogno di tempo. E il tempo, quando è rispettato, sa guarire le ferite, ammorbidire le parole, trasformare le frasi più dure in occasioni per capirsi. Siamo arrivati alla fine del nostro racconto di oggi. Se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia e di condividere il contenuto con chi, come voi, non vuole perdersi nulla del cuore pulsante dello showbiz. Restate con noi per i prossimi aggiornamenti. La storia di Dimet Özdemir e Khan Yaman non è finita qui,
E quando parleranno le cose importanti lo sentiremo, non da un urlo, ma da un sussurro che dice più di 1000 dichiarazioni. Grazie per averci seguito, a prestissimo, da Celebrita dalla Turchia.